Cappadocia. Benvenuti nella terra delle fiabe, dove natura e storia si incontrano. La Cappadocia è una regione unica situata nell'Anatolia centrale, in Turchia. Non è una città. Principalmente si estende sulla provincia di Nevşehir, ma comprende anche parti di Niğde, Aksaray e Kayseri. Questo paesaggio straordinario si è formato milioni di anni fa dall'eruzione di 3 vulcani, i cui strati di lava e tufo si sono trasformati nel tempo attraverso l'erosione di vento e acqua. Il risultato è un mondo fiabesco, fatto di camini delle fate, valli e città sotterranee. Nel corso della storia, la Cappadocia è stata dimora di molte civiltà, tra cui gli Ittiti, i Persiani, i Romani, i Bizantini e gli Ottomani. In particolare, durante i primi secoli del cristianesimo fu un rifugio importante. Le chiese, i monasteri e le città scavate nella roccia testimoniano questo ricco passato. Come arrivare in Cappadocia? La Cappadocia è una destinazione turistica molto popolare e facilmente raggiungibile. Ecco le opzioni principali. In aereo. Aeroporto di Nevşehir Cappadocia. È il più vicino e il più utilizzato. Il volo da Istanbul dura circa 1 ora e 20 minuti. Turkish Airlines e Ajet offrono collegamenti. Dall'aeroporto partono bus diretti verso tutte le zone della Cappadocia senza bisogno di prenotazione. Il viaggio dura circa 40-50 minuti e costa tra 9 e 10 euro. Aeroporto di Kayseri Erkile. Anche qui il volo da Istanbul dura circa 1 ora e 20 minuti, servito da Turkish Airlines, Pegasus Airlines e Ajet. I bus per la Cappadocia partono direttamente dall'aeroporto e impiegano circa 1 ora e 30 minuti. Il costo è di circa 10-12 euro. In autobus. In Turchia i viaggi in autobus sono affidabili e molto diffusi. Da Istanbul il viaggio verso la Cappadocia dura circa 9 ore e costa circa 25 euro. Puoi acquistare i biglietti tramite il sito o l'app Obilet. Ricorda, siccome la Cappadocia non è una città, scegli il nome del paese in cui si trova il tuo hotel, oppure Nevşehir. Quando visitare la Cappadocia? La Cappadocia può essere visitata in qualsiasi periodo dell'anno, ma le stagioni migliori sono senza dubbio la primavera e l'autunno. I periodi ideali vanno generalmente dal 15 aprile al 15 giugno e dalla fine di agosto al 15 ottobre. In questi mesi il clima è molto piacevole, le giornate sono miti, con temperature né troppo alte né troppo basse, perfette per camminare nelle valli, partecipare a tour fotografici o assistere al tramonto senza preoccuparsi del caldo o del freddo. A luglio e agosto il clima è molto caldo, non è consigliato camminare, fare visite turistiche, eccetera. Le principali attività sono scomode. Altri periodi, oltre ai mesi consigliati, sono piuttosto freddi e piovosi. Dove alloggiare? Ci sono opzioni per ogni budget. La regione è particolarmente famosa per i suoi boutique hotel, con camere in stile grotta. Ti consigliamo di soggiornare a Göreme, Uçhisar o Ortahisar, piccoli villaggi con negozi, ristoranti e mercatini locali. Luoghi da visitare in Cappadocia. Museo all'aperto di Göreme. Il museo all'aperto di Göreme è uno dei luoghi più iconici e imperdibili della Cappadocia. Se c'è un posto da cui iniziare la tua avventura in questa regione incantata, è sicuramente questo. Le imponenti formazioni rocciose che ti circondano, i famosi camini delle fate e i toni pastello delle pareti scolpite rendono l'atmosfera davvero fiabesca. Questo sito è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e rappresenta un autentico complesso monastico scavato nella roccia, abitato secoli fa dai monaci cristiani. Mentre cammini tra queste antiche costruzioni, visiterai chiese, cappelle e ambienti di vita quotidiana interamente scolpiti nella pietra. Alcuni affreschi sui muri sono ancora sorprendentemente ben conservati, nonostante il tempo passato. La chiesa della Mela e la chiesa oscura sono tra le più straordinarie. Entrando sembra quasi di viaggiare indietro nel tempo. L'ingresso costa circa 20 euro ed è gratuito per chi possiede la Muzcart.
la città sotterranea di Derinkuyu. Derinkuyu è una delle destinazioni più affascinanti e misteriose della Cappadocia. Non si tratta solo di un sito archeologico, ma di un'intera città sotterranea che si estende per 8 livelli sotto la superficie terrestre. Scavata nella roccia vulcanica, questa città era un rifugio sicuro per migliaia di persone che cercavano protezione da guerre e invasioni. Al suo interno si trovano abitazioni, cucine, chiese e persino cantine per il vino. Una delle caratteristiche più impressionanti è l'ingegnoso sistema di ventilazione progettato per mantenere l'aria fresca in profondità. Corridoi stretti, passaggi segreti e gigantesche porte di pietra raccontano di una vita sotterranea incredibile. Camminare in questi tunnel ti fa sentire come se stessi esplorando una civiltà perduta. Esiste anche un'altra città simile, chiamata Makl, anch'essa visitabile. L'ingresso costa circa 13 euro ed è gratuito con la Muzcart. Castello di Ucisar. Il castello di Ucisar è il punto più alto della Cappadocia e regala una delle viste panoramiche più spettacolari della regione. Questo imponente blocco di roccia è stato trasformato in una fortezza nel corso dei secoli. È incredibile pensare che un'intera comunità abbia vissuto, pregato e si sia difesa all'interno di questo castello scavato nella pietra. Al suo interno si trovano stanze, tunnel e passaggi nascosti. Ma la vera magia avviene quando si raggiunge la cima. Da qui si domina tutta la valle di Gyoreme, i camini delle fate e il paesaggio lunare della Cappadocia. Il momento migliore per la visita è il tramonto, quando il cielo si tinge di arancio e rosa. L'ingresso costa circa 3 euro e la Muzcart non è valida. Museo all'aperto di Zelve. Zelve è uno dei luoghi più magici e autentici della Cappadocia. A differenza di altri musei all'aperto, Zelve conserva un'atmosfera più selvaggia e meno turistica. Questa zona, un tempo, era un villaggio vibrante abitato da comunità cristiane. Le persone vivevano in case, chiese e monasteri scavati nella roccia, distribuiti su 3 diverse valli. Camminando tra le sue rovine, sembra di tornare indietro nel tempo e di osservare la vita quotidiana di secoli fa. L'area è perfetta per chi cerca una connessione profonda con la natura e la storia. Arrivare la mattina presto o al tramonto rende l'esperienza ancora più suggestiva. L'ingresso costa circa 12 euro ed è gratuito con Muzcart. Valle di Ihlara. Questa valle è una delle zone più verdi e tranquille della Cappadocia. Si tratta di un canyon spettacolare formato dall'erosione del fiume Melenditz. Durante la passeggiata lungo il fiume, il suono dell'acqua e il canto degli uccelli creano una cornice perfetta per chi cerca pace e natura. Lungo il percorso si incontrano numerose chiese scolpite nelle pareti rocciose, un vero e proprio tesoro nascosto. Il sentiero escursionistico è lungo circa 14 km e offre un'esperienza indimenticabile tra storia e paesaggi rigogliosi. Alla fine della passeggiata puoi rilassarti in uno dei caffè lungo il fiume. L'ingresso costa circa 15 euro ed è gratuito con Muzcart. Valle di Pashabà. La Valle di Pashabà, conosciuta anche come la Valle dei Monaci, ospita alcune delle formazioni rocciose più iconiche della Cappadocia. I camini delle fate qui hanno una particolare forma a fungo e creano un paesaggio surreale. Passeggiare tra queste strutture naturali è un'esperienza affascinante, quasi mistica. L'ingresso è gratuito. Valle dei Piccioni. Questa valle prende il nome dai numerosi nidi di piccioni scavati nella roccia. Per secoli, la popolazione locale ha allevato i piccioni per il loro guano, usato come fertilizzante. Il risultato è un paesaggio unico, arricchito da storie e tradizioni. Situata tra Gyoreme e Ucisar, è ideale per escursioni, fotografia e momenti di contemplazione, soprattutto al tramonto. L'ingresso è gratuito. Le Tre Grazie. Questo è uno dei luoghi più fotografati della Cappadocia. 3 eleganti camini delle fate allineati con una vista mozzafiato sulle vallate sottostanti. È il classico sfondo da cartolina che si trova ovunque online. Perfetto per foto al tramonto con la luce dorata che accarezza le rocce.
L'ingresso è gratuito. Avanos. Avanos è una cittadina attraversata dal fiume Kızılırmak, famosa per la sua tradizione ceramica. Qui l'argilla rossa del fiume è da secoli trasformata in opere d'arte. Visitare i laboratori artigianali, provare a modellare un vaso con le proprie mani e passeggiare tra le viuzze e i ponti storici rende Avanos una tappa affascinante ed autentica, perfetta per rilassarsi e vivere la vita locale. Castello di Ortahisar. Questa struttura imponente, interamente scolpita nella roccia, è considerata la più grande fortezza naturale della Cappadocia. Arrivare in cima richiede un po' di fatica, ma la vista panoramica è impareggiabile, perfetta per chi cerca scorci spettacolari lontani dai luoghi più affollati. L'ingresso costa circa 3 euro e la Mute Card non è valida. Mustafa Pasha. Questo villaggio, anticamente abitato da comunità greco-ortodosse, è uno dei meglio conservati della regione. Le sue case in pietra, le chiese ortodosse e le stradine silenziose offrono un'atmosfera nostalgica e affascinante. È il luogo ideale per fare una passeggiata tranquilla e assaporare i piatti tipici locali. L'ingresso è gratuito. Villaggio di Javusin. Javusin è uno dei più antichi insediamenti della Cappadocia. Le sue abitazioni e chiese scavate nella roccia raccontano secoli di storia. La chiesa di Javusin, in particolare, è una delle più importanti della zona. Il villaggio conserva un fascino autentico, perfetto per chi desidera scoprire un volto più tradizionale e meno turistico della regione. L'ingresso è gratuito. Conclusione. Visitare la Cappadocia è come entrare in un sogno scolpito nella pietra. Ogni angolo di questa regione, infatti, racconta una storia. Dalle antiche civiltà che hanno lasciato le loro tracce nelle città sotterranee, alle formazioni rocciose che sembrano uscite da un altro pianeta. Che tu stia volando in mongolfiera all'alba, esplorando le valli a piedi o semplicemente seduto a guardare il tramonto, la Cappadocia riesce sempre a sorprenderti e incantarti. È una destinazione che non solo si vede, ma si vive. Ti rimane dentro nei ricordi, nei racconti e nelle emozioni che ti regala. Se cerchi un viaggio che unisca natura, storia, spiritualità, magia e bellezza surreale, la Cappadocia ti aspetta a braccia aperte. Viaggiatori, per oggi questo è tutto. Vi ringraziamo per la visione, raccomandandovi di regalarci un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video ed aiutarci a far crescere il canale. Ciao!